Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi vi presento questo Amazfit Balance 2 XT. Che cos'è? È un orologio veramente misterioso perché non si trova su Amazon, non si trova sul sito ufficiale di Amazfit, ma si trova nei negozi fisici. E quindi mi sono chiesto, ma come mai questa cosa qui così strana? Bene, perché Amazfit ha voluto mettere questo prodotto sul mercato, su alcuni mercati, non su tutti i mercati del mondo, diciamo, e ha voluto fare un esperimento di mettere il Balance 2, tra virgolette, economico e vedere come va le vendite. Bene, adesso non so sinceramente come stiano andando le vendite. Io ho provato l'orologio, già più di 10 giorni che lo utilizzo, prodotto che ritengo veramente molto valido. Siamo a livello dell'Amazfit Active Max, che siamo lì come prezzo perché adesso a volte è a 169, a volte 159, a volte 199 questo orologio qua, ed è un orologio veramente interessante perché se non ho interessi di prendere il Balance 2, che è un prodotto di fascia alta, perché siamo su prezzi anche quasi di 300 euro per arrivare a offerte a 2,49, 2,29, ma certe caratteristiche non mi interessano, bene, ci siamo. Eccolo qui l'orologio, questo è il mio Amazfit, ok? Non ha il display zaffiro a differenza del Balance 2, ma è molto più simile all'Active Max, solo che l'Active Max è più grosso, questo è più fino, vedete lo spessore che è molto più fino. Non ho due tasti fisici qua, ma bensì ho una corona che mi serve per girare, eccoci qua, vediamo se mette a fuoco, e usare così, ok, con tutte le caratteristiche. Ho un tasto fisico che è questo, che potete impostarlo come volete voi per andare dentro sul menu, per fare quello che volete, comunque dopo andiamo a vedere. È impermeabile, a differenza del Amazfit Balance 2, qui ho 5 atmosfere, mentre dall'altra parte ho 10 atmosfere. Non è certificato militarmente, il Balance 2 sì, però giustifica tutta la differenza del prezzo. È un prodotto molto leggero, non si sente veramente al polso, si indossa benissimo e poi con questo cinturino qua traspirante al massimo, ho provato a fare delle camminate, delle escursioni eccetera, vedo che il prodotto va molto bene e anche dopo andiamo a vedere quanto ci mette anche a prendere il GPS e come funziona. Quindi prodotto secondo me al top perché proprio l'altro giorno parlavo con una persona, mi fa guarda io ho sempre avuto Garmin, ho sempre avuto Suunto e cose del genere, però adesso ho voluto provare un Amazfit perché mi interessava più uno smartwatch che uno sportwatch perché non vado più a correre e cose del genere, ed è un orologio che soddisfa le mie esigenze più che del dovuto, insomma, quindi prodotto che secondo me va bene. La batteria io l'ho utilizzato una settimana camminando ogni giorno un'oretta e mezza, un'ora, fare esercizi e cose del genere, e vedo che la batteria era ancora al 10% se non sbaglio, quindi una settimana ve la fa tranquillo. Poi loro dicono 21 giorni, sì, se lo uso col GPS, non uso il GPS, non uso questo, non uso l'altro, va benissimo, ma per le notifiche che arrivano a me e per tutto quello che funziona va più che bene. Altra cosa da dire, io l'ho collegato al mio iPhone 16, che è questo qua, ok? E tanti dicevano che l'applicazione o tramite l'orologio non posso ricevere le chiamate se ho un iPhone. Non è vero, perché questo funziona tranquillamente e posso rispondere, chiamare, posso mettere giù, posso fare tutto quello che voglio. Non è solo una segnalazione che mi sta arrivando una chiamata, ma bensì funziona perfettamente, quindi le chiamate le fa tutto quello che serve. Poi che dire, l'orologio impermeabile, quindi vabbè, posso farmi la doccia tranquillamente, posso andare in piscina, poi ci sono tutti gli sport possibili e immaginabili. GPS lo prende benissimo, le chiamate, abbiamo l'applicazione su Zap che è veramente fantastica. Se volete andate a vedere il video che ho fatto sull'applicazione solo di Zap, come funziona e come è fatta, si aggiorna continuamente, sono sempre al passo. Al momento gli aggiornamenti arrivano, l'unica paura è quella, perché può essere che questo prodotto qua, non essendo destinato a tutti i mercati, non essendo un mercato globale, a volte non arrivi gli aggiornamenti. Bene, e questo qua è il display. Allora, a me piace tantissimo questo display qua, vedete che fa un po' di riflessi, quello sì, anche se non è zaffiro, però un po' di riflessi li fa, molto bene. Classico, io premo il tastino qui e vado su tutte le impostazioni, eccoci qua. Vedete qua ci sono tutte le impostazioni, comunque sono tutte le impostazioni che ho fatto anche sugli altri Amazfit, adesso non sto qua a rielencarveli perché altrimenti è veramente pesante. Altra differenza dal Balance 2 è che abbiamo un solo altoparlante,
quindi qui sotto abbiamo i microfoni, qua, vedete, e qui abbiamo l'altoparlante, ce n'è solo uno, che quindi non sentiamo le chiamate in stereofonia. Vabbè, sono rinunce che possiamo anche avere pur di risparmiare di soldini, insomma. Il prodotto, dopo, non ripeto, è super leggero, comodo, bello da indossare e soprattutto altra chicca che guardate quante posizioni ha, quindi posso mettermelo come voglio. Lo metto qui, eccoci qua, aspetta che mi giro così, qui poi abbiamo l'aggancio e possiamo metterlo così, eccolo qua, vedete che ha tutti i fermi con il passino qua dove passa, che blocca anche il cinturino. Molto molto valido questa cosa qua. Adesso io direi vi faccio vedere un attimino come va, quanto ci mette a prendere il GPS e tutte queste. Questo è il nostro orologio, eccolo qua. Quindi adesso noi vogliamo andare a fare una camminata, premo la corona qui, vado dentro già sugli sport, vado su camminata, vediamo quanto ci mette a prendere il GPS. Ve lo lascio in diretta, così capite quanto ci mette. Già preso, go, e abbiamo preso il nostro GPS. Io adesso faccio go, vado, ok, e lui parte con la solita durata, la distanza, la frequenza cardiaca, la velocità, le calorie bruciate, eccetera, eccetera, eccetera. Qua abbiamo le mappe. Adesso voi magari volete fermarvi, allora questo ha sia riconoscimento degli esercizi, quindi potete impostare voi quale esercizio volete che riconosca in automatico, oppure io mi fermo un attimo a parlare con una persona, premo il tastino, la corona e faccio pausa. Voglio riprendere, faccio riprendi e così lui me lo riprende. Se alla fine della camminata, adesso non abbiamo fatto nulla perché dopo in caso vi faccio vedere alcune camminate, faccio pausa, vado su fine, ok, oppure posso andare anche con la corona e poi gli do ok e lui mi salva il mio giro che ho fatto. Comunque confrontato anche con il mio Garmin Fenix sottostimo un po' i passi, cioè non so se è il Garmin che ne fa di più o se questo ne fa di meno, quello bisognerebbe contarne 1000 e poi vedere. Bellissimo il display che possiamo avere, qua abbiamo tutte, adesso io ho scaricato questo ma ce ne sono veramente di belli, display AMOLED molto molto interessante, guardate anche questo, vedete quanto bello è e che luminoso è, anche alla luce del sole non c'è problema, l'unico problema è un po' questi riflessi che ha. Però avere un orologio così fino, credetemi che al polso è molto molto comodo. Adesso vi faccio vedere un po', anche se vi avevo detto di no, un po' il menu, così andiamo a vedere un po' le impostazioni eccetera. Premo il tastino sotto qua e qui vedete che con la mia corona posso girare e andare a vedere allenatore ZEP, cronologia allenamento, intensità allenamento, mappa, che possiamo scaricarla dall'app oppure direttamente dal telefono, dal nostro orologio, perché ha il wifi. Biocharge, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, attività, misurazione con un tocco, poi abbiamo lo stress, il sonno, il telefono, la tessera associativa, perché possiamo mettere dentro le tessere dei nostri supermercati, eccetera, 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 sveglia, calendario, ZEP Pay, quindi abbiamo anche l'NFC per fare i pagamenti direttamente dal nostro smartwatch, e impostazioni. Clicco qua, vedete quadrante ora, wifi, bluetooth, display e luminosità, alla luminosità automatica, suono e vibrazione, allenamento, notifiche, assistente vocale, preferenze, autorizzazioni, gestore, mappa, accessibilità, sistema. Qui andiamo a vedere gli aggiornamenti se ci sono da fare, informazioni e qua abbiamo le nostre informazioni. Ma un orologio a me è piaciuto veramente tanto, a differenza del... Allora, l'Active Max mi era piaciuto moltissimo anche quello là, il 3 Premium non mi era piaciuto perché era piccolo e aveva un display che faceva dei riflessi veramente impressionanti, questo mi piace molto molto molto, è un bello orologio, ha il giusto compromesso, è bello anche al polso, adesso me lo metto su e vi faccio vedere come sta, ed è veloce, pratico, va benissimo anche con l'iPhone, quindi molto molto bene, eccoci qua. Vedete qua frequenza cardiaca, bussola, anche l'altro giorno ho messo la bussola, guardate che bella, mi dà anche l'altitudine, 47 metri, e mi dà anche la pressione atmosferica. Molto carina questa qua, e anche ben fatta. Bene, poi abbiamo l'altimetro e il barometro, eccolo qua, l'altimetro come è andata oggi, e poi abbiamo la pressione atmosferica che abbiamo visto prima.
cronologia mestruale, termometro, misura la temperatura della cutanea, cronometro, conto alla rovescia, trova il telefono, elenco cose da fare, che si serve sempre, memo vocale, Pomodoro Time, HRV, orologio universale, fotocamera remota, meditazione, vedete quante ce ne sono, respirazione, questo lo uso tantissimo per rilassarsi e cose del genere. Zepflow, questo è il posto di Alexa praticamente, è un assistente vocale suo con l'intelligenza artificiale che sta migliorando sempre di più e io lo uso pochissimo sinceramente perché non è così diretta, è un po' macchinosa ancora. Spero che nei prossimi aggiornamenti vada meglio. Bene signori, spero che il video vi sia piaciuto. Questo prodotto qua molto interessante, ma molto interessante. Peccato che non si trova sui vari siti, ma si trova nei negozi fisici. Se riesco a trovarvi, andate a vederlo sugli Expert, Media World, poi dov'è che l'ho visto, €1, eccetera eccetera eccetera. Però è molto molto interessante. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!